perché amo insegnare a chi ha iniziato tardi e come mai la totalità quasi dei miei allievi sono tutti adulti. Di questo ed altro ti parlo subito dopo l'intro. Ciao, io sono Emanuela Vitali, sono una clarinettista, una sassofonista e da oltre 20 anni mi occupo di insegnamento. A fianco ai percorsi didattici per imparare a suonare il sax e il clarinetto, a improvvisare e a studiare armonia jazzistica, anche percorsi di coaching. Ho infatti anche concluso un percorso universitario nel quale ho studiato coaching umanistico e programmazione neurolinguistica. Me lo ricordo come se fosse ieri. Qualche anno fa un signore di nome Giovanni mi scrisse un'email. Questo signore aveva all'epoca 67 anni. Mi scrisse un'email che io ho conservato e che ho stampato e tengo nel mio diario di bordo. Io infatti ho un diario di bordo in cui inserisco tutte le cose più significative che mi succedono, che ho in programma o che desidero fare. La voglio condividere con te questa email perché è veramente spunto di grande riflessione. Vediamo cosa mi ha scritto. Mi vergogno un po' a dirlo, ma ho sempre desiderato suonare il clarinetto, solo che nella mia famiglia la musica era considerata una perdita di tempo. Mio padre diceva che era roba da sognatori. Quando mi ha scritto questa email, Giovanni aveva 67 anni. Quest'uomo ha aspettato tutta la vita per incominciare a suonare il clarinetto, però poi un giorno ha trovato il coraggio di incominciare, di fare il primo passo. Mi ha scritto questa email, ha comprato dopo qualche giorno un clarinetto e ha incominciato a studiare con tanta pazienza e tanto cuore, perché a volte quando si inizia bisogna avere tanta pazienza. Però oggi Giovanni suona ogni giorno e addirittura si fa qualche concertino per parenti e amici e si diverte un sacco. Ed è una cosa meravigliosa perché Giovanni non è che ha cambiato solo la sua di vita, ha cambiato la vita anche di tutti quelli che lo circondano, perché la nipotina, mi ricordo quando era piccolina, cominciò a dire ma anch'io voglio suonare il clarinetto come il nonno, perché vuoi non vuoi, quelli che ci circondano prendono esempio da quello che vedono, da quello che facciamo, da come ci comportiamo. Quindi quello che sembrava una piccola decisione personale, no? Cominciare a suonare il clarinetto è stata poi una scintilla di cambiamento non solo per lui ma anche per tutti quelli che gravitavano intorno a lui. E qui arriviamo al punto, no, di questa pillola. Perché amo insegnare a chi inizia tardi? Chi inizia a suonare tardi fa un atto di resistenza e di libertà pazzesco, perché quella persona lì poteva anche dire vabbè, non ho potuto studiare quando ero giovane, adesso basta, non voglio fare più niente, no? Invece no, è un atto di quasi ribellione, di libertà, di dire no, anch'io voglio iniziare a studiare, anch'io voglio imparare a leggere la musica, a suonare un pezzo, a organizzare un piccolo concertino per amici, per familiari e scrivermi il mio piccolo assolo dopo qualche tempo di studio. Questo è importante, questo è un atto di grandissima libertà. Perché è un atto di grandissima libertà? Perché quando sei grande non c'è la mamma e il papà che ti dicono ma tu devi studiare, io ti ho comprato lo strumento, ho speso tanti soldi, adesso devi studiare e adesso quest'anno lo finisci, poi l'anno prossimo vediamo. Oppure non c'è il professore di scuola che ti dice tu devi studiare la musica perché altrimenti a fine anno io ti metto 4, ti boccio, non ti faccio andare avanti. Quando si è adulti si fa per scelta, per amore della musica, non si fa per obbligo, per imposizione. E questo è un miracolo vero, io lo vedo con i miei allievi, è un miracolo vero perché loro scelgono di suonare, di impegnarsi, di trovare uno spazio bellissimo nella loro vita. 98% dei miei allievi sono tutti adulti. C'è chi ha iniziato da piccolino e poi ha lasciato tutta la vita e poi magari riprende quando è più grande. C'è chi invece ha studiato e poi per qualche decennio si è dovuto fermare per tanti motivi, per il lavoro, per la famiglia. E c'è invece anche chi parte completamente da zero. Non ha mai suonato nessuno strumento, non ha mai letto neanche una sola nota del pentagramma ed è uno spettacolo perché dopo qualche mese tu vedi queste persone qui che erano lì che dice mamma mia, non ho mai fatto niente, chissà come va a finire, che ti leggono a prima vista e ti suonano l'esercizietto, vanno a cercare gli spartiti su Tomplay e si fanno la canzoncina e poi magari ti mandano il video tutti contenti perché hanno fatto
no, la registrazione, questo è bellissimo. Questa è una cosa che a me riempie di gioia quotidianamente, cioè sono più contenta io di loro alle volte, perché vedi trasformazioni pazzesche. L'allievo mio più grande attualmente ha 84 anni, si chiama Paolo, un signore che suona il sax tenore, è partito completamente da zero, non sapeva leggere una nota, non sapeva niente di musica, assolutamente, e invece suona, si diverte. A volte sì, ci sono delle piccole difficoltà di studio, le risolviamo strada facendo durante le lezioni, strategie di studio, a volte bisogna cambiare strategia di apprendimento, però la cosa che mi rende veramente felice è che lo vedi che si diverte. Ha 84 anni. 84 anni, ha iniziato da 2 anni. Lui ha incominciato a studiare con me che aveva 82 anni e di musica non sapeva assolutamente niente. E ogni volta che io vedo queste persone adulte che affiancano la musica alla loro vita di tutti i giorni, hanno altri mestieri, stanno quasi per andare in pensione eppure si creano la serata, oppure si creano uno spazio nella loro vita. Dici, io suono per me, mi piace, magari a me piace registrarmi, suonare le canzoni con le basi e poi ascoltare quello che ho suonato, condividerlo con i miei amici, con la mia famiglia. Per me questi sono i momenti che mi danno la più grande gratificazione professionale, perché queste persone prima non ce l'avevano questo spazio e dopo invece ce l'hanno, ed è una cosa buona per la loro vita. E ogni conquista che fanno è una gratificazione per la quale vale la pena di trovare strategie nuove, cambiare gli schemi, cambiare i libri. A volte ci sono, per esempio, esercizi che non vengono, a cercare strategie nuove finché non trovi la cosa giusta che funziona e vedi che l'allievo, boom, ti fa il passo in avanti. Allora lì dici, ne vale veramente la pena. Li vedi veramente trasformati, e questo è per me come insegnante la più grande gratificazione professionale, indipendentemente dai diplomi che ho, dai concorsi che ho vinto, dai concerti che ho fatto, che comunque sono state esperienze meravigliose per me. Però la più grande gratificazione è vedere altre persone che hanno trovato uno spazio nella loro vita, si divertono e creano qualcosa di bello, prima di tutto per se stessi e per tutti quelli che li ascoltano quando suonano, perché noi abbiamo un beneficio personale quando suoniamo, però poi doniamo quell'emozione anche a chi ci ascolta, che è una cosa molto molto bella. Morale della favola: se dentro di te c'è quella voce che ogni tanto ti dice se avessi potuto avrei fatto anch'io sta cosa, ascoltala. Se quella voce la senti, rispondili, dici sì, sai che facciamo? Adesso ci andiamo a comprare uno strumento e cominciamo a suonare pure noi, vediamo che succede. Senza troppe aspettative, senza troppo stress. Così, in maniera semplice, genuina. Perché il momento migliore non è mai dopo, è adesso. Perché adesso, se hai voglia di farlo, fallo. Perché magari dopo non ci saranno più le condizioni per poterlo fare. Quindi se hai voglia di iniziare, inizia. E se per caso vuoi iniziare con sax e clarinetto e ti serve una mano per andare avanti più spedito e ottimizzare il tuo tempo, scrivimi a info@emanuelavitali.com. Io spero davvero che questa pillola possa essere di ispirazione non solo a chi vuole imparare sax e clarinetto, ma anche a chi vuole intraprendere qualcosa di nuovo, che può essere un altro strumento musicale o qualsiasi altra cosa. L'arte è tanto vasta, c'è la pittura, c'è la letteratura, c'è la poesia, ci sono milioni di cose che si possono fare, ma dedicato soprattutto a quelle persone che per tanti motivi hanno sempre rimandato o hanno lasciato quel sogno dentro al cassetto e magari oggi si vogliono dare una possibilità. Iniziate, non aspettate, perché per iniziare è sempre il momento giusto, non c'è domani, c'è adesso. Un piccolo passettino ogni volta, mi raccomando. Come dico sempre ai miei allievi, beati quelli che iniziano, perché quelli che iniziano e hanno un po' di buona volontà, un po' di tempo e un po' di direzione giusta, di strategia, soprattutto perché la strategia è molto importante, possono ricavare tanto dalla musica. La musica ci dona tantissimo e a volte chi non suona questo non lo capisce tanto. Chi invece ha la fortuna di poter suonare, anche come principiante, questa cosa impara a conoscerla e ne fa tesoro. Quindi che la musica sia con voi e che vi possa donare sempre tanta gioia. Io vi do appuntamento alla prossima pillola e vi dico a tutti ciao ciao.